Buongiorno a tutti voi, bentornati nella mia cucina. Curiosiamo oggi tra le splendide coste isolane della Sicilia e realizziamo una ricetta ai profumi di mare. Vediamo come si realizzano gli spiedini di pesce. Questi sono gli ingredienti che ci occorrono per realizzare la ricetta. Un trionfo di colori e sapori da fare invidia a tutto il mondo. Abbiamo bisogno di 5, 6, 8, quanti ne volete, mazzancolle, queste sono della Sicilia, meravigliose. Alterneremo gli spiedini anche con il gambero nostrano, qui ho quello rosso di Mazara, ne utilizziamo 6-8, potete utilizzare anche altri tipi di gamberi, quelli che preferite. E sempre per rimanere in Sicilia abbiamo anche il pesce spada, questo qui me lo sono fatto tagliare dal pescivendolo e gli ho chiesto di avere delle fette piuttosto spesse, così, in modo da risultare più corposo nello spiedino. Ci occorreranno inoltre 2 zucchine, un peperone rosso, giallo, quello che preferite, l'importante è che sia particolarmente sodo, del pangrattato, io qua ho utilizzato quello secco, l'ho triturato, potete utilizzare anche del panko o altri tipi di pangrattato, quello che preferite e che avete in casa, olio extravergine di oliva, pepe, sale, delle zeste di limone non trattato, aglio in polvere, se non l'avete potete usare anche quello fresco, e qualche spezia essiccata, in questo caso io utilizzerò del timo. Ingredienti finiti, ci fiondiamo subito ai procedimenti, ma prima sigla! La prima cosa che dobbiamo fare è ripulire le mazzancolle e i gamberi, quindi prendiamo le nostre mazzancolle, andiamo a tirargli via la testa in questa maniera, priamo del guscio, vedete come viene via molto velocemente. Incisione e vedete come viene via facilmente proprio, guardate, opla, via. Procediamo alla stessa maniera anche col gambero rosso, via sempre la testa, andiamo a sgusciare. Qui addirittura viene via così che è un piacere, voilà. Gambero da parte. Aggiungiamo un filo di olio extravergine di oliva, un po' di pepe e un po' di sale. Mescoliamo, copriamo e mettiamo da parte. Facciamo la stessa cosa col pesce spada, andiamo a tirare via la parte qui della pelle. E andiamo a creare dei tocchettini piuttosto grossi, dei pezzettoni così. E elimino anche questa parte qui dove c'è il sangue, perché così almeno la preparazione risulta meno amara e sgradevole. Inseriamo in una bowl, anche qui olio extravergine di oliva, un po' di sale e un po' di pepe, mescolata. Ora ci occupiamo delle verdure, andiamo a tirare via la parte esterna, tagliamo in pezzi più grandi, eliminiamo la parte bianca, con un pela patate andiamo a tirare via la buccia del peperone. Vedete via, guardate come viene via, facilissima proprio. In meno di pochi secondi l'abbiamo privato della pelle. Andiamo a tagliare il peperone, facciamo dei pezzi piuttosto grossolani, così, di queste dimensioni. Facciamo la stessa cosa con le zucchine, andiamo a spuntare la parte estrema e poi facciamo dei tagli, delle rondelle piuttosto grandi, di queste dimensioni qui. Ora andiamo ai fornelli. Padella ben calda sul fuoco, olio extravergine di oliva all'interno e iniziamo a cucinare i peperoni.
Andranno così per 8-9 minuti finché avranno una colorazione marcata. Molto bene, prendiamo il peperone e mettiamolo da parte. Facciamo la stessa operazione anche con le zucchine. Le andiamo a inserire all'interno e le cuciniamo prima da un lato e poi le giriamo dall'altra parte. Padella ben calda sul fuoco, andiamo a caramellizzare il pesce spada. Dopo qualche minuto andiamo a girare il pesce spada. Ci occupiamo adesso della panatura. Andiamo a mettere il pan grattato dentro un contenitore, una pirofila così. Ci aggiungiamo dentro un pochino di aglio, quello lì secco che vi dicevo prima, un pochino di timo, le zeste di limone e un pochino di sale. Mescoliamo il tutto, aggiungiamo qualche goccia di olio extravergine di oliva e andiamo a comporre gli spiedini. Ci armiamo di spiedoni come questi qua e iniziamo. Allora, partiamo subito dalla zucchina, le inseriamo al centro e andiamo fino in fondo. Ricordatevi sempre di lasciare mezzo centimetro perché poi quando li andate a inserire e tirare fuori questo vi evita di scottarvi. Andiamo a prendere il pesce spada, tac. Prendiamo un pezzo di peperone, inseriamo all'interno, mazzancolla, così la chiudiamo, la inforchiamo in 2 punti. Andiamo ancora con un'altra zucchina, pesce spada, peperone e inseriamo anche il gambero rosso. Continuiamo con un'altra zucchina. Questo è lo spiedone esagerato che dobbiamo tenere, li mettiamo un attimo da parte. Cospargiamo gli spiedini con un pochino di olio e andiamo a fare questa operazione, li andiamo a inserire dentro il pan grattato aromatizzato. E facciamo aderire bene da tutte le parti. Un altro goccio d'olio sopra così per far sì che si possa rosolare bene lo spiedino e così ce ne andiamo in forno già preriscaldato 170 gradi per 15-20 minuti. Ed ecco pronti gli spiedini. Come di consueto finalmente siamo arrivati alla prova dell'assaggio. Andiamo a prendere lo spiedino, guardate che meraviglia. Mi metto qui a favore di camera e andiamo. Si potrebbe mangiare col coltello e il forchetta, però in realtà qui forse è più scenografico fare così. In realtà non c'è molto da dire su questo piatto, però qualcosa la voglio puntualizzare. La prima cosa importante è la materia prima e qui in questi piatti, soprattutto di pesce, fanno davvero la differenza. La seconda cosa importante è aver caramellizzato il pesce spada prima di metterlo in forno. Questo ha lasciato una preparazione piuttosto asciutta e croccante. Inoltre ha fatto sì che il pesce rimanesse morbido anche dopo essere stato nel forno. Terza cosa importante è che qui purtroppo non ce l'avevo, ma ci sarebbe stato molto bene anche un po' di finocchietto selvatico. Io spero, come sempre, che questa ricetta vi sia piaciuta e vi abbia dato delle idee e degli spunti da poter condividere con i vostri cari. Se così fosse, scrivetemelo nei commenti, iscrivetevi al canale se vi fosse venuta voglia e come sempre vi abbraccio, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima video ricetta. Ciao a tutti da Grappa Pelata, ciao belle gioie! Ciao! Mamma mia, davvero uno spiedino che lascia senza parole.